Benvenuti e bentornati a Pulp Podcast, amici. Oggi per noi è una puntata molto speciale. Non solo perché abbiamo un ospite di enorme rilievo istituzionale, ma anche perché essere arrivati fino a qua per noi rappresenta un traguardo importantissimo. In questo percorso di 2 anni noi abbiamo cercato qui a Pulp di costruire un nuovo luogo di dibattito anche politico. Perché crediamo fortemente che esiste una parte di pubblico che si nutre e si abbevera di argomenti politici senza attingere dai media tradizionali. E quindi per noi avere oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è una grandissima opportunità e, ripeto, un grande traguardo. Quindi, senza ulteriori indugi, darei il benvenuto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Benvenuta. Grazie, buon pomeriggio. Questione Iran, qual è la posizione ufficiale dell'Italia sul discorso Medio Oriente, Trump? Beh, la posizione ufficiale dell'Italia è quella che abbiamo già portato in Parlamento, è che l'Italia non partecipa a questo attacco nei confronti dell'Iran, che non intende partecipare. Quello che noi cerchiamo di fare, chiaramente date le condizioni, è lavorare a una de-escalation. Stiamo aiutando a difendersi i paesi del Golfo, che sono nostri ovviamente partner strategici, ma soprattutto perché voi sapete che nell'area ci sono decine di migliaia di italiani, oltre a 2000 soldati di stanza. Dopodiché ovviamente lavoriamo per cercare di rispondere alle conseguenze del conflitto, che sono soprattutto per noi delle conseguenze che possono essere legate alla sicurezza e sono le conseguenze di carattere economico che bisogna cercare il più possibile di affrontare e minimizzare. Se poi la domanda è, diciamo, che cosa si pensa, ecco, dell'attacco americano e israeliano nei confronti dell'Iran, qui la questione è abbastanza complessa, perché chiaramente io sono molto preoccupata da una evidentissima crisi del diritto internazionale, che ormai è sotto gli occhi di tutti, che ha, diciamo, viene da un lungo percorso, mettiamola così, che però ha dei fatti che sono stati particolarmente determinanti e che produce un mondo nel quale si continuano a moltiplicare le decisioni unilaterali, le iniziative unilaterali, quello che accade fuori, diciamo, dai vincoli e dai perimetri del diritto internazionale. Il punto è che noi stiamo vivendo in un mondo nel quale ti trovi a scegliere tra posizioni, diciamo, tra scenari che sono tutti poco rassicuranti, nel senso che nel caso specifico dell'Iran, quello che dicono gli americani è che non è stato possibile chiudere un accordo con l'Iran sul nucleare iraniano. Ora voi sapete che ci sono diversi esperti indipendenti che dicono che l'Iran è arrivato a una capacità di arricchimento dell'uranio che viaggia intorno al 60%, il 60% è molto superiore a quello che serve per l'uranio a scopi civili, molto vicino a quello che serve per produrre una bomba nucleare. E quindi chiaramente lo scenario diventa uno scenario che devi calcolare sia per quello che ovviamente fronteggi con la guerra, sia per la possibile alternativa. Cioè il punto è che chiaramente la guerra non piace a nessuno, però qual è il possibile scenario alternativo? Chiaramente penso che nessuno di noi si può permettere di avere un regime degli ayatollah che si dota di una bomba nucleare, atteso che ha anche missili a lungo raggio, perché sarebbe ovviamente molto pericoloso per noi. E quindi il punto di vista di chi sta al governo, per capirci rispetto alle semplificazioni che io leggo su questi temi, è più pericolosa una guerra oggi per impedire all'Iran di avere una bomba nucleare, o è più pericoloso che il regime degli ayatollah possa attaccarmi domani con una bomba nucleare? Quindi chiaramente lo scenario diventa un po' più complesso. Il punto è che io non ho, non essendo stato al tavolo delle negoziazioni, elementi certi né per confermare né per confutare quello che dicono gli americani sulla impossibilità di chiudere un accordo con l'Iran, e quindi continuo a perseguire questa strada, che secondo me è l'unica tra questi scenari ragionevole, cioè quella di tentare di chiudere un accordo per cui l'Iran accetta di utilizzare l'uranio solamente a scopi civili e non a scopi militari. Non so dire se ad oggi ci siano ancora queste condizioni, ma chiaramente è quello che con i partner stiamo chiaramente perseguendo, perché la posizione italiana alla fine è la posizione della quasi totalità dei paesi
europei è quella sulla quale bisogna continuare a cercare di lavorare. Ma non c'è il pericolo che si inneschi un certo tipo di modalità simile a quello avvenuto in Russia e Ucraina? Cioè dobbiamo attendere questa mediazione tra Putin e Zelensky, dobbiamo attendere, poi no, non è vero, Zelensky non voleva nessun tipo di accordo, è successo quello che è successo. Oddio, che Zelensky non voleva nessun tipo d'accordo, mi pare un po' forte, diciamo, allo stato attuale mi pare la Russia che non vuole nessun tipo d'accordo. Io sono d'accordo con questa lettura, però poi per giustificare determinate azioni di Putin, allo stesso modo magari adesso possiamo farlo con Trump in questa ottica qui. No, ma io non penso che sia una questione di giustificare, io penso che sia una questione di verificare. Dopodiché, però, ripeto, noi nel caso specifico di cui parliamo ci confrontiamo con una situazione nella quale anche girarsi e fare finta di niente e girarsi dall'altra parte, te lo dico dal mio punto di vista, perché ripeto, cioè qui la domanda non è ti piace la guerra o ti piace la pace? Ragazzi, cerchiamo di essere, la politica deve essere una cosa un po' più complessa, ok? Quindi chiaramente, anche se tu avessi fatto finta di niente, o anche quando dici condanniamo perché noi abbiamo la certezza che bisogna condannare l'attacco senza sapere se effettivamente ci sia la possibilità o meno, o se fosse, diciamo, realistico, è vero che questo accordo con l'Iran si cerca di fare da qualche decennio? Ok, non ci sei riusciti. E quindi forse qualche elemento, diciamo, che dimostra come, del resto non avrebbe senso che tu arricchissi l'uranio fino al 60% se ti serve per scopi civili. Quindi oggettivamente un problema ce lo abbiamo, anche se noi ci giriamo all'altra parte e facciamo finta di niente, un problema ce l'abbiamo, o no? Infatti io sarei più per prendere posizione anche nei confronti degli Stati Uniti, cioè proprio perché giustamente diceva il diritto internazionale in questo momento è a rischio. Contro, tu sei per prendere una posizione contro gli Stati Uniti, contro, ma io ti sto rispondendo su questo, cioè sto dicendo che anche quello è uno scenario pericoloso, ed è pericoloso per te. Non è che è pericoloso per gli americani, è pericoloso per te. E quindi chiaramente nella mia posizione di Presidente del Consiglio mi permetterete che, se non ho queste certezze, atteso che è sempre la sicurezza dei cittadini italiani che è a repentaglio, non è perché sono vigliacca o perché non sono lucida o perché non ho il coraggio o perché non so che cos'altro, ma perché devo fare delle valutazioni più complesse di quelle che chiaramente possono fare tutti gli altri, perché tutti gli altri se sbagliano valutazione non ci sono conseguenze. Io se sbaglio una valutazione le conseguenze ce le ho. E secondo lei e le pagano gli altri. Secondo lei per questo discorso delle informazioni, i singoli stati come potrebbero fare? Perché sto dando del tu. No, chiedo scusa. Allora. No, ma andiamo su lei. No, si chiedo figuri. Scusa. Cioè, come si può fare ad esempio a trovare un'informazione all'interno di queste vicende gigantesche per gli stati un minimo credibile, perché giustamente dice io ho avuto questa informazione. Tutte le volte che io ho parlato con gli americani di questo, loro erano determinati a trovare un accordo. Non parlo con gli iraniani, cioè non c'è un tavolo. Non c'è diciamo un dialogo così franco. Strategicamente non si riesce veramente in realtà a comprendere la posizione dell'America, perché l'estate scorsa Trump disse abbiamo obliterato il problema del nucleare, però questo è. Ma noi in quanto Italia, Crosetto, conferendo in Parlamento, credo in Senato, ha fatto un discorso molto realista, dice rendiamoci conto di chi siamo noi, cioè noi siamo l'Italia, non siamo una grande potenza e quindi possiamo avere un ruolo nella de-escalation. E in che modo noi che ruolo possiamo avere per favorire la de-escalation? Beh, chiaramente è un ruolo diplomatico, ragazzi, noi dobbiamo considerare che siamo in un tempo nel quale le Nazioni Unite non riescono a essere efficaci, che è la parte centrale del nostro problema, no? Perché qui tutti parlano di diritto internazionale, dopodiché chi lo dovrebbe garantire il diritto internazionale? Lo dovrebbero garantire le Nazioni Unite. C'è un problema o non c'è un problema se tu hai un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha invaso un suo vicino ai fini dell'annessione senza che accadesse nulla? C'è un problema se, parlando dell'Iran, non più tardi di qualche mese fa, un mese dopo che il regime iraniano aveva massacrato pacifici manifestanti a migliaia, un responsabile, diciamo il rappresentante iraniano è stato messo a fare il vicepresidente della Commissione delle Nazioni Unite che si occupa di lotta alla violenza? C'è un problema o non c'è un problema in questo diritto internazionale di cui parliamo ogni giorno? Perché le cose poi ci sono i titoli e c'è il loro sviluppo. Parliamo dello sviluppo e ci rendiamo conto che la situazione è un po' più complessa. Chiaramente il lavoro che può fare l'Italia, anche se io sono un po' più ambiziosa del ministro Crosetto, mettiamola così, per quello che è il ruolo dell'Italia, è utilizzare ovviamente la sua
credibilità, la sua presenza nel Mediterraneo, noi siamo una nazione fondamentale del campo Strategicamente, mediterraneo, e la sua capacità diplomatica. Noi abbiamo buoni rapporti con, diciamo, moltissimi degli attori che fanno la differenza in questo scenario, tutti i paesi del Golfo sicuramente. Ricorderete che io ho partecipato non più tardi di qualche mese fa al Consiglio di cooperazione del Golfo come ospite d'onore. Io penso che, ad esempio, due paesi che possono fare la differenza sul piano diplomatico in questa vicenda siano la Turchia da una parte e l'India dall'altra, anche perché hanno contatti e dialogano e sono rispettati anche dall'Iran. Ma anche il primo ministro indiano, come avete visto, è riuscito anche a far passare delle navi dallo stretto di Hormuz. E con gli americani ovviamente abbiamo i nostri rapporti, con i nostri partner europei. Una delle iniziative italiane è stata quella di creare un coordinamento con Francia, Germania e Gran Bretagna per cercare di uniformare la posizione europea, perché anche lì più riesci ad avere una posizione comune e più hai un impatto nello scacchiere geopolitico. Ma il lavoro prevalente che noi possiamo fare è di questa natura, è un lavoro di carattere diplomatico. Secondo me c'è pure lo sbilanciamento un po' di Israele in termini di diritto internazionale, nel senso che sta creando anche tra i vari, diciamo, attori che stanno creando problemi al diritto internazionale, c'è anche quella questione lì. Sicuramente ci sono state delle reazioni spropositate, abbiamo detto 1000 volte, ovviamente c'è anche questo problema. Dopodiché per Israele, visto dal suo punto di vista, chiaramente quello dell'Iran è una minaccia, come posso dire, sistemica, perché l'Iran dall'altra parte dichiara di voler distruggere lo Stato di Israele, quindi chiaramente qualcuno che dichiara che ti vuole distruggere, che si dota di un'arma nucleare, tu lo vivi come una minaccia che, insomma, è molto forte, no? Molto importante. Ragazzi, c'è un problema. Sì. Posso risolvere. A posto. Okay. Gli iraniani gli israeliani che ci stanno boicottando. La nostra politica estera non è troppo subalterna agli Stati Uniti e di conseguenza a Trump? Intendi quella di questo governo o intendi in generale la politica estera dell'Italia? In generale, storicamente anche. Mi pare un fatto che non quella italiana, ma la politica estera europea negli ultimi, 80 anni sia stata molto condizionata dal suo rapporto con gli Stati Uniti. Dopodiché però dobbiamo chiederci perché. La cosa che a me stupisce sempre è che tutti quelli che si lamentano di una eccessiva ingerenza americana nei nostri affari siano anche quelli che si lamentano se tu cerchi di rafforzare la tua difesa. Ora, io penso che sia ora di capire una cosa banale. Se tu chiedi a qualcuno di, difenderti, di farsi carico della tua sicurezza, non lo fa gratis. Certo. Ok? Non lo fa gratis. Soprattutto gli americani, mi verrebbe da dire. No, ma nessuno lo fa gratis. Chiaramente questo produce una influenza, che è la ragione per la quale io, che mi considero una patriota e che, pur essendo una persona che fa invece una politica estera molto filo-occidentale, per ragioni che se vuoi discutiamo, sono anche l'unico leader in questa nazione che anche quando stava all'opposizione ha avuto il coraggio di dire che noi dobbiamo investire sulla nostra capacità di difenderci, perché le risorse che noi mettiamo sulla difesa sono il prezzo della nostra autonomia, sono il prezzo della nostra libertà. Questo noi o lo capiamo, altrimenti accettiamo quello che è una realtà che tutti quanti conosciamo. Cosa diversa è, per questo ti chiedevo la differenza tra la politica estera italiana e la politica estera di questo governo. Io sono sicuramente una persona che, nonostante lavora perché l'Italia sia pienamente autonoma, pienamente, capace di essere sufficiente a se stessa, chiaramente questo oggi è un tema che riguarda l'Europa, no? Noi parliamo da sempre di avere una colonna europea della NATO, si dice, cioè di poter ragionare all'interno dell'Alleanza Atlantica da pari grado, ma questo dipende chiaramente dalla forza che ciascuno ha. Ma al netto di questo io faccio una politica, sono convinta che sia nell'interesse dell'Italia e dell'Europa, rafforzare la propria cooperazione nel campo occidentale, nel campo euroatlantico, piuttosto che favorire le spinte, centrifughe, no, che vediamo in questi rapporti, ma non perché interessi agli americani, perché interessa a noi. Perché interessa a noi soprattutto se tu consideri quelle che sono le alternative.
L'alternativa principale è un'eccessiva influenza cinese in Europa e quindi chiaramente sono punti di vista, ma io su questo ho il mio. Però lei ha utilizzato il termine indipendenza. Su cosa siamo indipendenti noi? Cioè sul discorso, ad esempio, flussi di immigrazione abbiamo dei problemi, sul fattore energetico adesso abbiamo enormi problemi in tema di questi giorni, no? Sulla benzina, sul fattore difesa. Quindi in realtà al massimo che abbiamo qualcuno che ci aiuta in termini di difesa, che siamo legati a doppio filo dall'America, quindi da minacce esterne all'America, alla NATO, però che cosa comandiamo noi alla fine? Cosa decidiamo come italiani? Anche come Europa. No, noi decidiamo Europa, moltissime cose come italiani, chiaramente. Adesso non esageriamo. Sicuramente noi abbiamo come Europa un problema di autonomia strategica e ce l'abbiamo perché abbiamo, dormito per decenni sul tema della difesa, sul tema delle materie prime critiche, sul tema energetico. Noi eravamo contenti nel nostro mondo dorato di dipendere sul piano militare dagli americani, sul piano energetico dai russi e sul piano delle materie prime dai cinesi. Poi sono arrivati gli shock, la pandemia, la guerra in Ucraina, adesso la guerra in Iran, i problemi che abbiamo chiaramente in Africa. Perché prima il discorso Gheddafi. Sì, vabbè, insomma no, possiamo andare indietro quanto vuoi, però i grandi shock... Era rilevante sia in termini di energia che in termini di immigrazione, no? Sì, era molto rilevante in termini di energia, in termini di immigrazione è stata più rilevante chiaramente la guerra in Ucraina, no? Perché noi ci siamo ritrovati che dipendevamo per il 40% dal gas russo e da un giorno all'altro non avevamo più il 40% del gas russo, quindi sì, possiamo fare mille altri esempi, ma io ti ho citato esattamente come quando c'è stata la pandemia, noi ci siamo trovati da un giorno all'altro, ci siamo resi conto mentre facevamo questa nostra politica tutto elettrico, no? Che ci stava legando e che ci lega chiaramente mani e piedi a un altro gigante che sono i cinesi, microchip, semiconduttori. Quando c'è stata la pandemia e la Cina ha deciso di privilegiare il mercato interno e quindi ha chiuso i rubinetti, noi ci siamo trovati con intere catene di approvvigionamento che non camminavano più. Così come sulla difesa ce lo siamo già detto. Certo, oggi il dibattito che si fa in Europa sulla cosiddetta autonomia strategica è esattamente quel dibattito e alcune questioni che io pongo, ad esempio per quello che riguarda la questione dei materiali primi critici, ad esempio tutto il lavoro che noi facciamo di cooperazione con l'Africa, è legato anche al tema, no, della nostra capacità di approvvigionamento delle materie prime, perché se tu vuoi, diciamo, controllare le tue catene di approvvigionamento, devi cercare il più possibile, quando non hai quelle materie prime, di lavorare, si dice, con friendshoring o nearshoring, cioè lavorando o con le nazioni che sono vicine a te o con quelle con le quali, diciamo, hai maggiore fiducia, ecco. E oggi si sta cominciando a fare quel lavoro, ma ci siamo arrivati tardi o no? Il nucleare è stato un altro grande dramma, secondo me. Nucleare è stato un altro grande errore che infatti stiamo riaprendo, perché tu sai, voi sapete... Lei sa, chiedo scusa, perché voi sapete che questo governo ha riaperto il tema del nucleare. Certo che se tu oggi vuoi, diciamo, avere una politica, ad esempio energetica, che ti tiene al riparo da questi shock che si moltiplicano, che cosa devi fare? Devi diversificare il più possibile, diversificare la fonte, cioè il tipo di energia, diciamo. Il tipo di energia e chi te la fornisce. Noi abbiamo fatto un lavorone da questo punto di vista l'Italia in questi ultimi anni, non è cominciato con l'attuale governo, è cominciato col governo precedente, chiaramente con la guerra, sempre con la guerra in Ucraina, e oggi per esempio noi siamo al riparo dai grandi shock per quello che riguarda il tema dell'approvvigionamento. Non siamo al riparo sul tema dei costi, ovviamente, come stiamo vedendo in questi giorni è un'altra cosa, ma è ovvio che se tu vuoi avere una politica energetica efficace devi diversificare, devi lavorare sulla ricerca, lavorare sulle nuove tecnologie. Questo è il famoso principio di neutralità tecnologica che noi cerchiamo di far passare in Europa, dove c'è un approccio ancora molto ideologico su queste materie, perché l'Europa, quando ha scelto di fare, diciamo, la transizione verde, il problema non è il target che ti dai, l'obiettivo che ti dai, il problema è che tu mi dici quali sono le tecnologie con cui io posso centrare quell'obiettivo. E la tecnologia a base era l'elettrico, ma l'elettrico ti legava mani e piedi a un altro gigante, diciamo, geopolitico, che si porta dietro delle domande, degli interrogativi. Bravissimo, che si porta dietro delle domande e che oltretutto sappiamo essere una delle nazioni più inquinanti al mondo, quindi non ha esattamente molto senso che tu, diciamo, abbassi le emissioni globali in Europa del 5%, se quello, diciamo, se la tecnologia con la quale lo fai viene prodotta con centrali a carbone,
dove prendi le tecnologie fondamentali, perché si chiamano emissioni globali per una ragione, cioè non è che se lavorano per compartimenti stagni, se scendono qui e salgono di là, sempre emissioni globali sono... Ma poi quello che diceva lei, no? Nessuno fa niente per filantropia. No, esatto, e quindi voglio dire, sono state sbagliate una serie di strategie, oggi si stanno correggendo, meno male, quando qualcuno in tempi non sospetti e prima di questi shock poneva queste questioni, lo dico perché diciamo umilmente sono stata una di queste persone, ti dicevano che eri autarchico, ti dicevano che eri sovranista, ti dicevano che volevi tornare indietro. Ma nella vita bisogna essere lucidi e pragmatici, perché gli errori che si fanno si pagano e noi li stiamo pagando. E riportandoci alla stretta attualità su questo tema, il prezzo del petrolio è destinato a innalzarsi clamorosamente. Siamo partiti da $60 al barile, credo che potrebbe arrivare a toccare i $160 al barile. C'è una strategia per intervenire su questo tema nell'immediato? Allora, nell'immediato, immediato, perché stiamo parlando adesso di 2 settimane, stiamo intervenendo soprattutto sul tema del monitoraggio. Noi avevamo fatto avevamo fatto un'implementazione del sistema di monitoraggio sull'aumento dei prezzi, particolarmente per quello che riguarda la benzina, che vuol dire chiaramente coinvolgere molto di più la Guardia di Finanza e tutti gli strumenti che sono preposti. Perché? Perché chiaramente qui, ovviamente a un certo punto bisognerà, se il prezzo stabilizza, e poi vi dico anche come lo facciamo, se l'aumento del prezzo si stabilizza, tu devi intervenire. Sì, tra l'altro ho mettendo guardato risorse. in questi giorni in Germania è aumentato molto di più la benzina rispetto che in Italia. È per questa ragione qui, non solo in Germania, nella stragrande maggioranza dei paesi europei l'aumento è stato maggiore di quello che c'è stato da noi. Sì. Perché? Perché stiamo monitorando, che vuol dire che, per capirci, la Guardia di Finanza gira. Perché qual è il mio problema? Dicevo, è ovvio che quando l'aumento del prezzo si stabilizza io devo cercare di intervenire mettendo soldi. Chiaramente quando io spendo dei soldi, anche questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, sono soldi vostri. Certo. E quindi prima di spendere questi soldi voglio essere sicura che io non sto spendendo miliardi di euro o centinaia di milioni di euro o milioni di euro degli italiani per regalarli a chi specula sulla crisi. Certo. Quindi prima devo essere sicura di tenere a bada la speculazione e poi chiaramente sto lavorando per intervenire se l'aumento del prezzo si stabilizza. Come? Con questo strumento che si chiama le accise mobili, che è una cosa che esiste in realtà dal 2008, che poi noi abbiamo riformato nel 2023 con il decreto carburante, semplificando, è un meccanismo che ti consente, quando il prezzo sale oltre una certa soglia, poiché tu hai un maggiore introito che arriva dall'IVA sull'aumento della benzina, sterilizzi l'aumento dell'IVA, cioè utilizzi i soldi che ti arrivano dall'aumento dell'IVA per abbassare le accise e riabbassare il prezzo. Chiaramente per farlo devi avere un aumento strutturale, perché dopo 10 giorni, per dire, che ti aumenta il prezzo, le risorse che tu prendi dall'IVA sono esigue. pochissime, quindi se io le rispalmassi sulle accise sarebbe impercettibile per i cittadini la risposta. Quella è la prima risposta che puoi dare. E poi se servono altre risorse con altri strumenti certo, si vabbè, cercheranno, in questo momento sempre si in un naviga quadro generale di finanza pubblica. Vorrei fare una domanda legata ad un tema che è emerso in alcune nostre puntate che abbiamo affrontato, che è l'articolo 31 del decreto sicurezza. Io qua leggo per non sbagliarmi. L'articolo 31 del decreto sicurezza contiene delle disposizioni che rendono non punibili gli agenti dei servizi segreti per una serie di reati scriminanti. L'articolo 31 per l'appunto prevede la direzione e l'organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, la detenzione di materiali con finalità di terrorismo e la fabbricazione, l'acquisto e detenzione di materiali esplodenti. A noi, quando abbiamo letto questa cosa, ci ha fatto un po' paura, perché storicamente questo paese, quando dai degli esplosivi in mano ai servizi, non succedono belle cose, no? Quindi quantomeno è una cosa che ci fa un po' preoccupare. Dobbiamo preoccuparci per questo superpotere che viene dato in mano ai servizi oppure no? No, secondo me no, e secondo me vale anche la pena di ricordare che quando un agente dei servizi segreti, per dire, si infiltra in un'organizzazione terroristica, non lo fa perché vuole creare un problema di sicurezza, lo fa per cercare di risolvere un problema di sicurezza che noi abbiamo, ed è gente che, vale la pena ricordarlo, nel fare una scelta del genere rischia la sua vita ogni minuto. Quindi vi prego, non raccontiamo un mondo diverso da quello fatto di migliaia di persone il cui nome, il cui volto noi probabilmente non conosceremo mai, a cui non potremmo mai neanche mai dare una medaglia,
e che ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita per cercare di difendere la nostra, perché mi pare un racconto sbagliato. Dopodiché, nel caso specifico delle norme sul decreto sicurezza, ci sono degli elementi che vanno tenuti in considerazione. Il primo è che, diciamo, i servizi o l'intelligence, come la vogliamo definire, non può autonomamente prendere queste decisioni. Sono tutte attività che devono essere autorizzate dall'autorità delegata, punto primo, perché insomma chiaramente è un elemento di garanzia. Punto secondo, non stiamo parlando di un superpotere, noi stiamo parlando di una necessità operativa, cioè queste non sono novità, sono tutti strumenti che erano già previsti e che vengono aggiornati. Perché? Perché il terrorismo sta cambiando. Cioè noi eravamo abituati a un mondo nel quale il terrorismo era Brigate Rosse, no? Fai conto, organizzazione gerarchizzata, strutturata, monolitica, e chiaramente era un mondo. Oggi noi ci confrontiamo con un tipo di terrorismo prevalentemente che è completamente diverso. Immaginiamo il terrorismo islamico, ok, fondamentalista islamico, che è fatto soprattutto di lupi solitari, piccole cellule. È un modo completamente diverso di lavorare, per cui dire ti puoi infiltrare non è più sufficiente, ok? E quindi si aggiornano quegli strumenti, e si aggiornano quegli strumenti se vogliamo che i servizi segreti siano efficaci a risolvere questi problemi, ma non perché chiaramente ci vogliono far saltare in aria a noi, probabilmente perché vogliono impedire, ma perché vogliono impedire che qualcuno ci faccia saltare in aria, che è una cosa molto diversa. Vabbè, io Quindi su questo, no, come direi abbiamo che detto non con Tajani, penso che sia proprio una contraddizione in termini parlarne, perché come fai ad ottenere trasparenza sui servizi segreti? Certo, è ovvio vabbè, che un minimo di... ragazzi, quindi è un discorso di fiducia. cioè, uno si fida delle istituzioni e Certo. si fida dello Stato o no. Dopodiché, quello che ti posso dire io è che abbiamo imparato è che purtroppo in ogni ambito della nostra vita c'è anche la persona sbagliata o la persona che interpreta il potere che ha in modo sbagliato. Non vuol dire che questo debba, diciamo, sporcare tutto il resto, perché il resto è fatto, e io lo vedo ogni giorno, su cose che voi non saprete mai. Cioè su cose che sono state sventate, vite delle persone che sono state difese, che tu non puoi neanche raccontare. E è fatto da gente, ripeto, che fa quel lavoro di mestiere e senza che neanche nessuno gli possa mai dire bravo. Sono d'accordo quindi, che non si debba attenzione, sporcare, ma certo. secondo me dall'altra parte neanche Storicamente sottovalutare. è stato poi difficile. ovviamente bisogna essere molto rigidi con quello che dovesse Esatto, sbagliare, perché abbiamo un per pregresso carità, storico. perché parliamo, no? Esatto, perché per non gli carità. si può dire bravo, ma a volte storicamente in Per questo paese carità, ma è anche come dire in sei tutti gli cattivo è ambiti, stato come difficile. in tutti gli ambiti può accadere, dopodiché però, ripeto, stai parlando 1 contro 100 milioni, ok? E quindi le cose le dobbiamo mettere nella Chiaro. giusta gerarchia dal mio punto di Bene, vista. andiamo diretti sul referendum. E la prima... Quale? Referendum giustizia. Referendum giustizia. Bene, ok. bene. Poi la prima domanda è: perché secondo lei questo referendum sta diventando uno scontro politico e non si riesce a entrare nel merito del referendum? E sta diventando un referendum contro il governo? Allora sicuramente il fronte del no lavora per farlo diventare un referendum contro il governo e in generale ha difficoltà a stare nel merito della proposta, perché il merito della proposta intanto è di buon senso e in secondo luogo è stato oggetto anche di posizioni che molti dei attuali sostenitori del fronte del no avevano in passato, e quindi chiaramente, avendo difficoltà a stare nel merito e avendo difficoltà a convincere contro la riforma, che è una riforma di buon senso, l'unico strumento che l'attuale opposizione, per capirci, ha per tentare di compattare il proprio elettorato è: vai a votare contro la Meloni. Dopodiché io penso che questa sia una trappola, anche per quelli che mi detestano, l'ho detto e lo ripeto, perché non si vota sulla Meloni, si vota sulla giustizia. Se tu detesti la Meloni ma sei d'accordo con i contenuti di quel referendum, secondo me dovresti votare sì adesso e fra un anno cercare di cacciare la Meloni, andando a votare nelle elezioni in cui si vota sulla Meloni e sui partiti in generale, che sono le elezioni politiche fra un anno, ok? Ma intanto dovresti portare a casa adesso una riforma della giustizia che migliora lo stato della giustizia in Italia. Mentre, poiché io ho detto che se anche il no vincesse non mi dimetterei, perché è mia intenzione terminare il mandato, portare diciamo a termine il lavoro e confrontarmi al cospetto degli italiani e farmi giudicare sul complesso del lavoro che ho fatto,
Temo che se tu oggi voti no solo per mandare a casa la Meloni e ti ritrovi che ti tieni sia la Meloni eppure una giustizia che non funziona, che a me non sembra un affarone. Quindi io consiglierei di intanto porti a casa una giustizia efficiente indipendentemente da chi andrà al governo il prossimo anno, e il prossimo anno ti fai la tua bella campagna elettorale per mandare a casa la Meloni. Intanto qua Renzi docet, nel senso che Esatto, non hanno fatto lo stavo stesso dicendo- errore. Esatto, magari. è semplicemente stata più furba di Renzi in questo caso. Io comunque... No, ma io non sono proprio d'accordo, perché questo non è un referendum sul governo e quindi sarebbe stupido. Io lo so che anche tra gli elettori della sinistra, anche della sinistra radicale, elettori che non voteranno mai per me, c'è un sacco di gente che condivide questa riforma, che è un tema del quale si parla da decenni e che è stato un tema trasversalissimo, è un tema trasversalissimo, e voi oggi lo vedete perché ci sono fior di persone coraggiose di sinistra. Io ho pubblicato ieri un video di Ceccanti, Stefano Ceccanti, che è un esponente di assoluto rilievo del Partito Democratico, è sempre stato favorevole, continua a essere favorevole, lo dichiara, vota sì. La vicepresidente del Parlamento Europeo, sempre Partito Democratico, Pina Picerno, Paola Concia, tantissimi magistrati, giuristi. Quindi voglio dire, sarebbe stupido se io trasformassi questa materia in un'altra materia. Meno stupido è da parte degli altri tentare di farlo, perché, come dicevo, nel merito c'è oggettivamente una difficoltà e quindi devi trovare un altro, diciamo, una lepre da inseguire per cercare di mandare i tuoi a votare no. Noi abbiamo avuto a questo podcast Gherardo Colombo, Gratteri, Antonio Di Pietro, quindi abbiamo dibattuto a lungo sul referendum. Perché i sostenitori del sì sostengono che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri dovrebbe migliorare l'imparzialità del sistema giudiziario? Beh, perché è un fatto che se tu hai, diciamo, chi ti accusa e chi ti giudica, che diciamo hanno percorsi di vita, di carriera che si incrociano continuamente, è ragionevole ritenere che il giudice possa avere un occhio di riguardo nei confronti di quello che dice il pubblico ministero. E non è una teoria, cioè vi do qualche numero. Voi sapete quanti sono i casi in cui il giudice accoglie la proposta del pubblico ministero? Sì? Ve l'hanno detto in varie... Allora, nel caso di proroga nel caso di, come si dice, convalida di decreti d'urgenza, per dire arresto, 95%. Nel caso di proroga di intercettazioni, 99%. Per tutti i tipi, diciamo, di richiesta che deve essere convalidata tra il 93 e il 99%. Ora, o noi abbiamo dei pubblici ministeri infallibili in Italia, oppure, diciamo, il fatto che ci sia un occhio di riguardo verso il pubblico ministero, perché tu lo conosci, perché, insomma, perché c'è un'abitudine, è normale, ma vi dico di più, è umano, perché noi siamo persone e nella vita i rapporti umani ci condizionano. Quindi, separando le carriere, chiaramente tu superi quel rischio di condizionamento. Vuol dire che il giudice, come prevede la Costituzione, di cui però gli altri si dicono grandissimi custodi, ma non mi pare che lo siano così tanto, come prevede la Costituzione, rafforzi il giudice che deve essere terzo e imparziale. E anche qui, poiché chiaramente gli argomenti scarseggiano contro una cosa di assoluto buonsenso, si dice c'è la deriva illiberale. In Italia, attentato alla Costituzione, la deriva illiberale, scivoliamo verso... Dopodiché tu ti guardi intorno e scopri che in Europa ci sono almeno 21 su 27 membri dell'Unione Europea nei quali c'è la separazione delle carriere. E allora io non capisco più, perché a me mi hanno detto una vita che mi dovevo avvicinare all'Europa perché non ero abbastanza europeista, e una volta che sono europeista io mi gridano alla deriva illiberale. Allora non ho capito, sono tutti illiberali in Europa o siamo noi che siamo rimasti indietro? Io penso che siamo noi che siamo rimasti indietro e che è ora di andare avanti. Siccome abbiamo poco tempo, io andrei dritto su chi contesta questa riforma. Io vorrei fare un appunto, Sì, se possibile. certo, vai. Io sono sinceramente molto triste perché noto da entrambe le parti una comunicazione veramente oscena. Io ho fatto pubblicitario e la comunicazione è manipolazione, però secondo me, lei parlava del fronte del no, secondo me da entrambe le parti c'è stata veramente una manipolazione atroce. Io posso cioè dire proprio... ho tentato di stare nel merito e continuo a tentare di stare nel merito perché, ripeto, cioè quello su cui noi stiamo votando 22 e 23 marzo non riguarda la politica. Cioè non incide su di me, sul governo, su Fratelli d'Italia, sul Partito Democratico, incide sui cittadini.
e sullo stato della giustizia che si ritrovano in questa nazione. E noi ce lo dobbiamo ricordare, sapete perché? Perché per far camminare una nazione ci sono 3 poteri fondamentali e la giustizia è uno di questi 3 e decide su materie che incidono sulla vita dei cittadini ogni singolo giorno: immigrazione, sicurezza, salute, libertà personale, lavoro. Se quel sistema non funziona, lo dico anche io che sono uno degli altri 3 poteri, no? Cioè il meccanismo ti si inceppa. Il problema è che secondo me si è venduto un qualcosa che poi non sarà nell'atto pratico. Perché? Perché si è messo il cappello anche il suo partito. Lei diceva io ho tentato di, ma il suo partito e poi tutta quanta la maggioranza, con il sì succederà questo, i criminali così, quelli così, quando nell'atto pratico non sarà così. Ci saranno dei cambiamenti, dei riassestamenti di potere. Va bene, No, poi uno non può è una essere questione di d'accordo o riassestamento. contro, No, chiedo però, scusa. però, Non è, no. però questo è un fatto che Chiedo non andranno scusa. a cambiare, Chiedo ad esempio, scusa. alcuni casi che vengono citati nella vostra, e per vostra intendo entrambe le parti, diciamo campagna pubblicitaria. Io questo trovo un po' svilente anche per il rispetto delle persone che votano. Allora, chiedo no? scusa, non è una questione di assetto di potere. Non è una questione di assetto di potere. È una questione di merito. È una questione di efficienza. Il problema principale per cui noi stiamo facendo questa riforma è che noi abbiamo un sistema in Italia nei quali, indipendentemente da quello che accade anche di sbagliato, non accade niente. E questo lo pagano i cittadini. Se tu, per dire, selezioni i responsabili del Consiglio Superiore della Magistratura con logiche che sono chiaramente di schieramento ideologico, correntizio, partitico, ok? Tu tenderai ad avere quelli che devono decidere su quali sono i giudici che fanno carriera, su quali sono i giudici che chiaramente devono essere sanzionati se sbagliano il loro lavoro, su quali sono i giudici che devono essere trasferiti. Una logica che non è meritocratica, che è di appartenenza. E questo produce un problema enorme nell'efficienza. Guarda, ti faccio 2 casi. Primo caso, c'è un giudice che ritarda di 1 anno e 7 mesi la scarcerazione di un detenuto. 1 anno e 7 mesi. Non lo so, ma in ritardo. 1 anno e 7 mesi in ritardo. Viene chiaramente, la pratica arriva al CSM, viene valutata dal CSM. Che cosa dice il CSM? È di scarsa rilevanza, cioè 1 anno e 7 mesi di vita di una persona sono di scarsa rilevanza, valutazione positiva per l'avanzamento di carriera. C'è un altro giudice che viene valutato dal CSM per ritardi plurimi nel deposito della sentenza. Ora tu sai che, lei sa che il deposito della sentenza è fondamentale perché la sentenza di un processo non è effettiva quando viene letta in aula, certo, è effettiva quando viene depositata. Perfetto. Si contano circa 60 ritardi, alcuni arrivano a quasi 4 anni. Parliamo di un giudice che si occupa di questioni di famiglia. Quindi noi stiamo parlando di un giudice che ci mette 4 anni a depositare una sentenza, magari in quel giudizio, diciamo, rientra il destino dei figli e tu hai una sentenza che è stata letta in aula quando quel bambino aveva 3 anni e che diventa operativa quando quel bambino ne ha 7. Valutazione del CSM, 60 casi. Valutazione del CSM è censura e valutazione positiva per l'avanzamento di carriera. Il tema è un po' che, come dice Di Pietro, il controllato e il controllore sono sullo stesso piano. Il controllato è quello che vota il controllore. Signori, il controllato è quello che vota il controllore. Per cui è ovvio che se tu sei stato votato da quelle persone hai anche lì un condizionamento. È ovvio che se ti ha indicato la corrente hai un condizionamento, perché sarà sostanzialmente in moltissimi casi la corrente a dirti che cosa gradirebbe che tu facessi. Se tu invece non sei votato da quelle persone ma sei sorteggiato, tu quei condizionamenti non ce li hai. E ovviamente in un sistema nel quale i giudici vengono valutati per merito, avanzano per merito, si trasferiscono per merito, ci guadagna l'efficienza del sistema. E quando ci guadagna l'efficienza non è che ci guadagno io, ci guadagnano i cittadini. Guardi, sta parlando con una persona che ha anche subito delle piccole problematiche relative, no? A questi esempi che faceva lei, quindi non sto parlando da persona che non ha mai visto tribunali, anzi ho pagato tanti soldi, perché poi gli avvocati costano tanto, lo sappiamo, quindi non sto parlando da esterno a queste vicende. Però quello che io dicevo era più sulla comunicazione, poi qua
andiamo su esempi di merito, questo è uno ovviamente, ma ce ne potrebbero essere altrettanti invece dove, come diciamo prima sui servizi, si è dimostrata invece una grande qualità anche oggi, no? Dei PM e dei giudici. Quello Ma che io dico è certo, perché ma abbiamo brutta... Posso un secondo solo, apro e Certo. chiudo parentesi, ovvio. No, certo, certo. ma l'ha detto per un Ma lei si è chiesto l'obiettivo perché... è meritocrazia. Lei si è chiesto perché ci sono fior fiore di magistrati che stanno combattendo per il sì con le unghie e con i denti e si è chiesto perché io so che voteranno sì molti più di quelli che lo dichiarano. Perché questa non è una riforma fatta contro i magistrati, è una riforma al contrario fatta per tutti i magistrati, non solamente per quelli che erano, diciamo, inseriti in un certo sistema, ma per tutti quelli che magari sono stati mortificati e si sono visti un altro passare avanti per logiche che non erano di merito. Quello che io dico è però che spesso, visto che mancano anche parti di questa riforma, perché noi abbiamo, no, una, diciamo, proposta che è stata approvata, ma mancano un po' di parti, quindi spesso io vedo delle costruzioni, anche per il no, delle costruzioni che sono ipotetiche, quindi il vostro racconto giustamente è con il sì si andrà verso una meritocrazia e tante altre cose. Io quello che vedo però è da parte del cittadino è che è stato anche messo nella condizione di scegliere di impulso, emotivamente. Lei diceva perché dalla magari, campagna, dice lei. da entrambe le campagne pubblicitarie. Io non sono d'accordo, perché francamente, si è su preso, questo. no, l'esempio del rapinatore, non succederà, in realtà non c'entra niente quella riforma. Beh, no? cerchiamo Il caso di entrare noi nel merito, cerchiamo di farlo noi. Vai. Chi sostiene il no, Gratteri e Colombo da noi a Pulp, sostanzialmente come tanti altri, sostengono che il sorteggio dei famosi membri laici sarebbe pilotato dalla politica. È realmente così? Sì, Pietà. no, sì, allora, nel senso è ovvio che non possa rispondere in questo modo. No, allora, voi lo sapete come funziona oggi l'indicazione da parte del Parlamento dei membri laici? Perché Gratteri lo sa e lo sa anche Colombo. Ve lo spiego io come funziona. Funziona che il Parlamento deve eleggere 10 membri laici, diciamo che li elegge tutti insieme, di solito non accade perché dipende quando... Vabbè, li elegge tutti e 10. E funziona così. I partiti politici e i segretari dei partiti politici si mettono d'accordo e nominano ciascuno il proprio o i propri rappresentanti del CSM in base a quanto pesano. Quindi io chiamo Elly Schlein, Elly Schlein chiama Giuseppe Conte e tutti ci mettiamo d'accordo. Allora tu c'hai 2 nomi, io ho 2 nomi, quello ha un nome, quello ne ha un altro. Vi pare una logica estranea alla politica o diciamo estranea a essere pilotata dalla politica? No, è una logica in cui i partiti si nominano il loro referente nel CSM. Dopodiché il vicepresidente del CSM, che è, diciamo, no, noi sappiamo che c'è il presidente della Repubblica, che è il presidente del CSM, e poi, diciamo, le funzioni operative le svolge il vicepresidente del CSM. Viene preso tra i membri laici. Vogliamo, signori, ricordare chi sono stati alcuni dei vicepresidenti del CSM degli ultimi 25 anni? Ok. Giovanni Legnini era stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio col governo Renzi, parlamentare del PD, è come se io ci mettessi Alfredo Mantovano. Michele Vietti era parlamentare del CCD. Davide Ermini era parlamentare del PD, responsabile giustizia del Partito Democratico. Nicola Mancino era stato ministro degli interni col governo Amato, è come se io ci mettessi Piantedosi. Cioè, vi pare che la politica sia stata estranea dal contesto? No, scusatemi. No, perché mi piace questo mondo in cui la politica col CSM non ci è entrata niente. Dopodiché noi stiamo costruendo un meccanismo completamente diverso, cioè un meccanismo nel quale i partiti, chiaramente d'accordo, cioè maggioranza e opposizione, stilano una lunga lista di persone che hanno chiaramente un curriculum adeguato e tra quelle persone si sorteggia e quindi il condizionamento politico diventa molto inferiore anche a quello che c'è oggi. I membri laici sono 10, giusto? Dopodiché io sono dell'idea, vi aggiungo per quello che dicevo prima, che noi nella legge d'attuazione, perché poi queste cose si devono perfezionare con la legge d'attuazione, noi nella legge d'attuazione ci dobbiamo mettere una norma che impedisca almeno per un periodo di tempo a chi fa politica di entrare al CSM e rafforziamo ancora di più l'incapacità della politica di incidere in questo meccanismo, perché questo è l'obiettivo della riforma. Un altro tema di cui si parla poco è l'Alta Corte. E ci può spiegare come funzionerebbe l'Alta Corte? L'Alta Corte è un organismo diciamo che si occupa, in pratica tu togli la competenza disciplinare all'Alta Corte, all'attuale CSM
e la trasferisci su un nuovo organo che è composto anch'esso in prevalenza chiaramente di togati, ma ha una piccola quota anche qui di laici che vengono sorteggiati Sempre dal una Parlamento, minoranza. ma molto più una minoranza, perché oggi nel consiglio disciplinare del CSM diciamo, i membri laici eletti dal Parlamento incidono per 1/3, domani nell'Alta Corte incidono per 1/5, cioè sono 3 su 15 rispetto a quello che accade oggi. Anche questi vengono sorteggiati sia per quella parte togata sia per la parte laica, ed è quella che si occuperà ovviamente, con anche lì in piena coscienza, non dovendo rispondere a nessuno, di valutare i casi invece di disciplinare, negligenza, insomma tutti i casi in cui... E quindi per la prima volta nella storia d'Italia anche i magistrati, quando diciamo sbagliano, saranno giudicati da un organismo terzo, che è quello che accade per tutto il resto del Che è un tema genere su cui si umano. dibatte poco. Nel 1987, referendum con un plebiscito, 80% votò per la responsabilità civile dei magistrati, che dimenticato completamente. Perché in Italia per 80 anni tu la giustizia non l'hai mai potuta riformare in modo sostanziale, e non l'hai mai potuta riformare perché ogni volta che tenti di fare un passo avanti, perché niente funziona in eterno nello stesso modo, in questi 80 anni noi abbiamo riformato qualsiasi cosa. Abbiamo riformato il governo, abbiamo riformato le regioni, abbiamo riformato il bilancio dello Stato, abbiamo riformato tutti gli ambiti possibili e immaginabili, e la giustizia non siamo mai riusciti a toccarla. Perché? Anche se tante riforme sono state fatte dalla Sì, giustizia. micro Sì, però riforme, tante, perché tutte le volte che si è cercato di fare una riforma vagamente seria c'è stata la levata di scudi che voi state vedendo anche adesso. E poi si dice, perché qui si vuole inficiare la separazione dei poteri, ma il potere, diciamo, del Parlamento è quello di fare le leggi. Sì, Se diciamo tu dici che che il Parlamento le leggi non le può fare, c'è lì che c'è un tentativo di inficiare. diciamo che nei governi Berlusconi era anche facile, diciamo, avere questo tipo, no, di contrapposizione. Ma era no? un altro tempo e un altro mondo. Certo, Dopodiché certo. No, non è rispondevo che... al discorso sì, delle però varie Renzi fu riforme. la stessa cosa. Sì, sì, Cioè certo. destra, sinistra, tutti quelli che hanno Sì, tentato di fare, diciamo, qualcosa di Per un di discorso storico sostanziale. anche forse in Italia. No, per un discorso storico, per un discorso di indisponibilità al dialogo su questa materia. Ogni volta c'è solo una immotivata levata di scudi. Il problema è che quando tu vuoi che tutto rimanga sempre identico è perché devi evidentemente difendere qualcosa, uno status quo, che finisce per essere un privilegio. Anche perché c'è poca fiducia, secondo me, nella politica. Se mi posso permettere. Ma guardi, non lo so, questo io non glielo so dire, se c'è poca fiducia nella politica. Io ho cominciato a fare politica quando hanno ammazzato Paolo Borsellino, si figuri come la penso sui giudici, quindi sì che mi avrebbe fatto piacere poter avere un dialogo serio nell'interesse della nazione. Però per fare i dialoghi bisogna essere in due. Abbiamo pochissimi minuti, poi la Presidente deve andare, cercherò di condensare tutte le... Cosa? Cambio scheda. Dai, così Come cambia scheda? Ma adesso, cazzo, manca 2 minuti. Basta cacciare, ragazzi, ci siamo? Volevamo farle vedere questo video di Barbero che dopo, diciamo, una prima dichiarazione è tornato, diciamo, sul tema referendum. A lei. Bello. È muto. Mentre adesso... Ma è una possibilità. La possibilità è che mentre adesso nel Consiglio Superiore della Magistratura ci sono una componente di magistrati eletti dai colleghi e una componente designata dal Parlamento e quindi dal governo, nel nuovo sistema previsto dalla riforma, quelli in malafede dicono sarà sempre uguale, saranno sorteggiati sia in un caso sia nell'altro, anziché essere eletti saranno sorteggiati. E tecnicamente è vero, ma dove sta la malafede? Sta nel fatto che i rappresentanti dei magistrati saranno sorteggiati fra le migliaia di magistrati italiani. I rappresentanti nominati dalla politica saranno sorteggiati in una lista stabilita dalla politica e che non si dice neanche quanti nomi dovrà comprendere, per cui se devono sorteggiare 10 membri laici, come si dice, il Parlamento potrebbe benissimo fare una lista di 11 nomi e dire sorteggiamone 10. Quelli in malafede dicono non è il governo, è il Parlamento che stabilisce questa lista. Vero, ma nell'Italia di oggi, da moltissimo tempo, il Parlamento fa esattamente quello che dice di fare. Allora, la risposta lapidaria che voglio dare a Barbero è che io ho sempre pensato che, diciamo, ascoltando quello che gli altri si aspettano da te, in realtà scopri molto di quello che tu dovresti aspettarti dagli altri. Cioè, la mia immaginazione non arriva dove arriva quella di Barbero, cioè la mia malafede, per usare una parola che usa Barbero, non ha questa immaginazione. Dopodiché entriamo nel merito. Barbero dice che il Parlamento fa quello che dice il governo.
Temo che per uno storico, diciamo, atteso che noi siamo una repubblica parlamentare, sia una tesi un po' forzata. Il Parlamento fa quello che dice la maggioranza del Parlamento, e se c'è una maggioranza in Parlamento, il governo fa quello che dice la maggioranza in Parlamento. Perché Barbero fa questo errore apparentemente grossolano? Fa questo errore apparentemente grossolano per dire che io al governo mi posso nominare da sola questa lista, mi posso, diciamo, stilare da sola questa lista. Ma Barbero, che è, diciamo, una persona autorevole, sa benissimo che questo sarebbe incostituzionale. È chiaro? La lista va fatta per forza maggioranza e opposizione insieme. Dopodiché vi dico io oggi che quando noi faremo la legge, chiaramente sempre di attuazione della riforma, io voglio mantenere i 3/5 che sono necessari per diciamo, eleggere la lista. 3/5 vuol dire che tu non puoi fare una lista senza il concorso delle opposizioni. Dopodiché Barbero dice, tecnicamente io, se loro hanno 10 nomi da sorteggiare, potrebbero fare una lista di 11, e qui a scopazza, signori. Perché noi stiamo parlando della Costituzione, della legge, del Parlamento della Repubblica Italiana, non stiamo parlando della nomina del responsabile della bisca clandestina, è chiaro? Se io provassi a fare una legge del genere, il Presidente della Repubblica non me la controfirmerebbe, non consentirebbe che quella legge venisse presentata in Parlamento, perché tutte queste tesi surreali sono, consentitemelo, anche un po' una mancanza di rispetto verso il Presidente della Repubblica che la riforma l'ha controfirmata. Quindi, siccome non stiamo nominando il referente di una bisca clandestina, è evidente che questo non può accadere. La lista dovrà essere molto lunga, la lista verrà fatta con l'opposizione e quindi tutte le tesi che sta sostenendo Barbero non hanno francamente molto senso dal mio punto di vista. Bene, ultimissima domanda, se dovesse vincere il sì a questo referendum, si potrebbero evitare altri casi Tortora? Il caso Tortora, diciamo, una vita, è uno dei casi più eclatanti, una vita professionale, privata, rovinata completamente, tutti i magistrati diciamo coinvolti in questo disastro della giustizia italiana hanno fatto sostanzialmente carriera. Tutti meno quello che l'aveva assolto. Sì. Tutti meno quello che l'aveva assolto, e ti racconta che c'è un sistema che non funziona bene. Io penso che con la riforma questo sistema cambia, perché noi parliamo sempre di Tortora, ma di questi casi ce ne sono. Cioè, Io l'altro giorno ne leggevo uno. Allora, c'è questa persona che viene accusata di un omicidio di una persona scomparsa, non c'è il cadavere, ok? Non ci sono prove. Il PM stabilisce che gli indizi bastano, il giudice stabilisce che gli indizi bastano, gli danno svariati anni di carriera. Si passa 20 anni in carcere. Sai che succede dopo 20 anni? Che si scopre che la persona scomparsa era viva. Viva! Voi avete idea di quanto deve risarcire lo Stato italiano a una persona che si fa 20 anni di carcere al netto che gli hai rubato l'esistenza? Al netto che ti li diano milioni di euro. No, te lo danno. Milioni di euro pagati con i soldi dei cittadini. Magistrati coinvolti, avanti tranquillamente. Noi abbiamo intervistato Raffaele Sollecito che si è fatto svariati anni di galera, gli è stato addirittura rifiutato il risarcimento per ingiusta detenzione, Raffaele. Questo era per chiudere, diciamo, un cappello. Sì, beh, io tanto ho fatto, diciamo, una mia analisi, ma non è stata molto, diciamo, presa in considerazione dalla Presidente, però penso che parte di questa barbarie anche, no, di talent da una parte e dall'altra sia dovuta proprio alla vostra comunicazione, vostra della politica intendo, e quindi secondo me non ci si può aspettare altro che una scelta emotiva da parte degli elettori, anche perché ci sono tanti temi tecnici, alcuni che ripeto sono ancora un punto interrogativo, quindi sono ipotesi, e altri che secondo me sono impossibili da comprendere, anche perché ci sono voci autorevoli di PM e di magistrati che raccontano una porzione di verità, e quindi alla fine si divide purtroppo in sì Meloni, non Meloni, sì talent che mi sta simpatico, sì talent che mi sta antipatico. Allora io su questo non sono d'accordo e insisto, sto facendo uno sforzo enorme perché non sia così, e lo sforzo parte dalla riforma, perché questa è una riforma volutamente semplice. Non è una riforma di 120 pagine in cui non capisci niente, rimando all'articolo X. No, è una riforma molto semplice perché i cittadini la possano capire, e il voto non è Meloni sì, Meloni no, e vuoi più merito sì o no, e vuoi che, diciamo, liberare chi sta al CSM dal condizionamento che può avere dalla politica sì o no, vuoi una maggiore efficienza sì o no, di questo parla la riforma. Poi non è chiaro qualcosa, glielo spiego volentieri, però non si può continuare a dire
I cittadini votano emotivamente perché state sbagliando la campagna elettorale. Per carità, questa campagna elettorale si è detto di tutto, se posso essere onesta mi pare più dall'altra parte che non da parte nostra, poi degli errori chiaramente, sono volate delle cose assolutamente surreali, per carità, però io sto, da quant'è che siamo qua? Da un'ora sul merito e sto raccontando le cose come sono, e non è una questione di talent. Se racconto un fatto per far capire, senza i nomi tra l'altro, perché non sto usando nomi, lo racconto non per additare qualcuno, lo racconto per raccontare un No, ma il nostro funzionamento sforzo del è stato sistema. questo, cioè noi abbiamo cercato di dar voce a vari esponenti sia del sì che del no per dare proprio E fate questo un lavoro tipo di spazio, prezioso, perché e i fate un ragazzi lavoro per fortuna prezioso. ci ascoltano Noi- tanto tempo, però la battaglia è anche su... Fate un lavoro prezioso. Noi ci auguriamo di aver restituito un sano dibattito. Abbiamo cercato questo podcast di avere tutte le voci, sia per il sì che per il no, e quindi speriamo di aver fatto in maniera Un po' di equa informazione, il sì. nostro lavoro. Ringraziamo la Presidente del Grazie a Consiglio per voi. essere Grazie stata con mille. noi, Grazie a voi. e questo era Pulp Podcast, amici. A una prossima puntata. Grazie Ciao. mille. Grazie. Che noi diciamo abbiamo una eccessiva influenza degli americani nella nostra politica, siano anche quelli che poi diciamo si lamentano se cerchi di aumentare le spese. C'è un problema. Ho capito, Filippo, fammi finire però. Lo so, ma non ci vedi. Santa Madonna. A lui gli piace il microfono lì. Non glielo spostate da lì. Ma no, ma sto Ho scherzando. capito, ma fammi finire, ma mi hai fatto perdere il ragionamento. Dai, aspettavi un attimo.